Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati! Oggi prepariamo insieme la pignolata, un dolce tipico del carnevale, buono da gustare anche per tutto l'anno. In una boule inseriamo 5 uova grandi, 30 g di zucchero e 10 g di sale. Iniziamo a montare con una frusta e aggiungiamo gradualmente 30 g di olio e 60 g di alcol a 95 gradi, alternandolo con 500 g di farina Manitoba, una farina molto forte. Dopodiché cambiamo la frusta con il gancio e amalgamiamo bene l'impasto. Iniziamo a lavorare l'impasto. Diamogli maggiore forza sfogliandolo più volte con una sfogliatrice. In questo modo i nostri bignettini o pignette, come le vogliamo chiamare, si apriranno bene durante la cottura, formando la loro tipica forma a popcorn. Quindi ci ricaviamo dei cilindri e tagliamo a tocchetti. Friggiamo in abbondante strutto oppure olio di semi, finché i nostri bignè risulteranno belli dorati. Nel frattempo vi invito a seguirmi anche su Instagram e su Facebook. Vi lascio i miei link qua giù nell'info box insieme alla ricetta. Se vi va potete anche lasciare un like e commentare. Grazie a tutti! Facciamo scolare su carta assorbente e iniziamo a preparare la glassa. 250 g di zucchero, 75 g di acqua, portiamo a bollore. Nel frattempo montiamo 160 g di albumi e quando il nostro zucchero arriva a 121 gradi possiamo versarlo direttamente sugli albumi montati. Continuiamo a montare fino a completo raffreddamento. Eccola qui, la glassa è pronta. Possiamo aggiungere qualche goccia di essenza di limone oppure mezzo limone. Adesso ci prepariamo anche la glassa al cacao. 300 g di zucchero, 100 g di cacao, 200 g di zucchero fondente, 200 g di acqua, 50 g di burro. Mettiamo tutto in un pentolino e facciamo sciogliere. Quindi in una ciotola versiamo i nostri bignè, aggiungiamo la glassa bianca e in un'altra ciotola invece andiamo ad insaporire i bignè al cioccolato. Se la glassa dovesse risultare un pochino dura, potete aggiungere qualche goccina di acqua, senza esagerare, sempre un pochino alla volta. Prendiamo un bel vassoio di portata, ci mettiamo un guanto e impiattiamo la nostra pignolata. In questo modo. Dopo qualche ora potrete gustare la pignolata che si sarà completamente asciugata. È un dolce davvero molto buono, ci vuole un pochino di pazienza e un pochino di amore per realizzarlo, però il gusto è davvero impagabile. Se vi piace nella glassa al cacao potete aggiungere anche un po' di cannella, che gli darà quel sapore caratteristico. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi invito ad iscrivervi al canale e a condividere questo video con i vostri amici, a seguirmi anche su Instagram e su Facebook e naturalmente a lasciare un bel like a questo video per supportare il mio canale. Grazie davvero di cuore, ci vediamo domani con una nuova videoricetta.